Buongiorno a tutti. Allora, oggi facciamo una torta, in particolare una ciambella, che voi potrete fare anche a torta se non avete la ciambelliera, personalizzata, nel senso che mi piace anche sperimentare sempre nuovi dolci, oltre ai classici, e quindi diverse volte faccio molte prove per trovare qualche sapore, qualche gusto differente dai soliti, no? Allora, quindi quest'oggi questa ciambella come sarà? Sarà fatta con le mandorle e gli amaretti. La consistenza che dovremmo trovare in questa ciambella dovrebbe essere una consistenza piuttosto umida, quindi avete presente quelle ciambelle che non vi rimangono allappate in bocca, ma una ciambella umida, saporita, che insomma nel giro di poche ore vi verrebbe voglia di finire. Allora andiamo a vedere un attimo gli ingredienti. Quindi burro che metteremo a bagnomaria. Bagnomaria cosa vuol dire? Una pentola piena di acqua bollente, un altro pentolino con il nostro burro, lo andiamo a mettere all'interno, la facciamo sobbollire e piano piano il burro si scioglierà. Io l'ho già sciolto, quindi lo vado a togliere. Ok, nel frattempo. Poi cosa abbiamo? 4 uova, di cui utilizzeremo solo i tuorli, e gli albumi li terremo per fare un pancake. Poi abbiamo farina con il lievito, l'ho già messo dentro, l'ho già mischiato la farina. Una nota per il lievito: attenzione di mettere il quantitativo giusto di lievito per la quantità di farina che andrete a usare. Ad esempio, di solito una bustina è per mezzo chilo di farina, quindi se nel nostro caso che utilizziamo 130 grammi di farina dovremo utilizzare circa un quarto di bustina, ok? Quindi fate bene i calcoli, perché sennò si gonfia troppo e poi si sgonfia tutta. Allora andiamo a utilizzare delle mandorle non pelate, perché personalmente mi piacciono di più rispetto a quelle pelate che hanno una consistenza diversa. 8 amaretti. Poi prendiamo dello zucchero bianco. Potete anche utilizzare dello zucchero di canna oppure un insieme di canna e di zucchero bianco, come volete. Io purtroppo in questo caso ho della vaniglia pura, però se prendete il bacello, ok, è meglio, perché è più naturale e sicuramente è meglio della vaniglia in polvere che ho io, anche se è pura ed è molto buona. Il bacello della vaniglia, non so se sapete, ma sicuramente lo saprete, si apre, no? a mano con l'aiuto di un coltello, e poi si raschia via l'interno del bacello della vaniglia e si mette all'interno, nel nostro caso, del latte, perché abbiamo anche un certo quantitativo di latte da utilizzare per la torta, più del miele che andremo a mettere sempre dentro l'impasto. Una volta che il burro è fuso, lo prendiamo e lo mettiamo in un'altra ciotolina, non nella pentola dove si è riscaldato, così nel frattempo si raffredda, ok? Allora andiamo a rompere le nostre uova, ok? Quindi andiamo a mettere i tuorli dentro la nostra bacinella. Quindi l'albumeno lo mettiamo da parte, prendiamo lo zucchero. Allora io userò uno sbattitore elettrico, voi ovviamente se avete una planetaria o un robot da cucina usate quello che avete, insomma. Usate. Poi allora iniziamo a incorporare lo zucchero con i tuorli. Allora tenete presente che non lasciate troppo lo zucchero con i tuorli, perché altrimenti cristallizza, quindi quando versate lo zucchero iniziate a mescolare. Ok, io tant'è che inizio prima. Poi unisco il mio zucchero. Quando vedete che diventa bella spumosa, ok, andate avanti ancora un po'. Incorporate il burro. Allora, prima gli date una
girata e poi iniziamo poi andiamo a incorporare il nostro miele. Nel frattempo mettiamo la vaniglia nel latte, gli diamo una girata, diamo una mescolata e voilà. Poi cosa facciamo? Andiamo a tritare le nostre mandorle amaretti. Allora, sono pronte, io le lascio un po' più grossolane, ma neanche troppo, cioè vedete che c'è qualche granello un po' più grosso di mandorle. Perché? Perché un po' le terremo da parte e le metteremo sopra alla nostra alla nostra torta, una volta che l'abbiamo messo all'interno del forno. No, del forno, La A di Ancona! la nostra ciambelliera. Ok, andiamo avanti, trasferiamole in una ciotola. Quindi abbiamo le nostre mandorle e adesso cosa facciamo? Iniziamo a incorporare la farina. Poi iniziamo a mettere il nostro latte, un poco per volta. Cercate di non lavorare troppo la farina e di composto, perché ovviamente meno si lavora il lievito e meglio è. Poi andiamo a incorporare le nostre mandorle. Teniamone da parte un po', perché come abbiamo detto la metteremo sopra il nostro composto, ok? Questo dovrebbe bastare. E iniziamo ad andare a mescolarlo piano piano. Quando vedete che è un po' duro, iniziamo a incorporare il resto del latte. Ecco qua, il nostro composto è pronto. Allora, adesso cosa facciamo? Prendiamo un pezzo di burro, lo mettiamo nella nostra ciambelliera o nella vostra tortiera se non avete una ciambelliera e iniziamo ad andarlo a spalmare su tutto il fondo, ok? E sui bordi. Adesso cosa facciamo? Prendiamo le nostre noci, cioè scusate, le nostre mandorle e amaretti e le andiamo a versare qua dentro, ok? E iniziamo a girarle per tutta la tortiera. Teniamoci sotto questa, così se ce n'è in eccesso la buttiamo dentro nel nostro impasto. E più o meno ci siamo. Allora, quelle in eccesso gli andiamo a dare un'altra bella girata e poi siamo più pronti per versarla dentro la nostra ciambelliera, ok? Che è la cosa più difficile, perché se mancate il bordo andate a finire al centro, attenzione. E poi andate un attimino a livellare cercando di non toccare i bordi, e voilà, mi date, vedete, un movimento, così almeno diventa uniforme. E poi lo andiamo a mettere in forno per circa 30-35 minuti a 190 gradi, ok? Passati i primi 25 minuti circa iniziate a abbassare sui 180
In ogni caso, la cosa importante, perché la nostra torta o ciambella rimanga leggermente umida, che è il risultato che vogliamo ottenere, è quello dopo la mezz'ora, quindi dopo i primi 30 minuti, 25-30 minuti, iniziare a assaggiare con uno stuzzicadenti l'umidità della torta. Quando lo stuzzicadenti vedrete che inizierà a salire asciutto, togliete subito la ciambella, la torta dal forno, perché vuol dire che è pronta, la mettete a raffreddare. Ok? È importantissimo, perché se la fate cuocere troppo, ovviamente è anche più facile che asciughi e secchi. Ok? Andiamo a metterla in forno. Allora andiamo a vedere a che punto è la nostra ciambella. È passata mezz'ora, mettiamo lo stuzzicadenti, basta, togliamo, guardate che bella, tagliamo la torta. Mia moglie sottile. Guardate com'è fresca, sembra quasi pasta di mandorle, fantastica. Guardate com'è friabile. No, vabbè. È fantastico. Ciao a tutti.